Ciao, sono Giulia Colombi e questo è il podcast dedicato alla logistica, alla supply chain e all'innovazione tecnologica. È lo spazio in cui proviamo a rendere chiari anche i temi più tecnici, senza complicarli. Noi siamo Stesi e questo è Talking Supply Chain. Oggi siamo assieme a Andrea Lonarduzzi, Senior Advisor di Stesi, e oggi parliamo di MES. MES, questo sconosciuto. Io ho letto una cosa sul MES, Sì. che il MES è uno strumento imprescindibile per le nuove sfide. Sei d'accordo? Beh, sì, sicuramente uno strumento molto importante all'interno di quella che può essere un'azienda produttiva che ha della produzione. Raccontiamo che cosa vuol dire MES. Vuol dire Manufacturing Execution System, quel sistema che connette sistema informativo, ERP, persone, operatori di produzione e le macchine, ok? Coinvolte ovviamente nella produzione. Si occupa di rendere visibile agli operatori e alle macchine ciò che deve essere prodotto, quindi la pianificazione di ciò che è da produrre. Si occupa di raccogliere anche dai reparti produttivi tutta una serie di informazioni molto importanti, quali i tempi effettivi di esecuzione delle diverse produzioni. Si occupa di raccogliere i dati di qualità, ok, relativi a ciò che viene prodotto. Si occupa di tenere traccia anche di tutti quegli eventi che rendono la produzione non lineare, ad esempio fermi macchina, difettosità, ok? Necessità di dover effettuare delle rilavorazioni, per esempio, piuttosto che necessità di gestire un cambio di produzione urgente. Il MES assolve a tutti questi compiti. Ci sono altri problemi comuni di chi non ha un MES in produzione? Nelle aziende produttive dove però non troviamo un MES, tipicamente abbiamo un abbondante uso di carta, sia per gli aspetti di comunicazione di quella che è la pianificazione di ciò che è da produrre, sia un abbondante uso di carta per il reperimento delle informazioni di campo. E abbiamo soprattutto un notevole effort uomo sia da parte di chi queste informazioni le deve raccogliere e le deve restituire, abbiamo anche un elevatissimo effort uomo da parte di chi queste informazioni le deve collezionare, organizzare e creare quei classici indicatori che servono a darci evidenza di quello che avviene in produzione. Quali sono le funzionalità basiche di un MES? Cioè un MES che cos'è che deve fare? Diciamo, un MES efficace dovrebbe avere sostanzialmente queste funzioni, quindi la possibilità di rappresentare alla produzione quelli che sono previsionali di produzione, la pianificazione come la vogliamo chiamare. Deve dare la possibilità di tenere traccia dello stato di avanzamento delle produzioni, quindi per un operatore piuttosto che una macchina, di poter mettere in esecuzione delle operazioni, poter rilevare ogni dato relativo a queste produzioni, tempistiche di fermo, tempistiche di attrezzamento. Inoltre un MES in uno scenario come quello di oggi dovrebbe essere appunto un MES interconnesso, quindi un MES che mi dà la possibilità di dialogare direttamente con i macchinari di linea, ad esempio per anche qui parametrizzarli, quindi io ho un ordine di produzione, so che cosa deve essere prodotto e anche come, e quindi vado ad impartire alla macchina questa istruzione, no? In modo del tutto automatico e senza, tirare in ballo l'esperienza dell'operatore. Può essere utilizzato anche per andare ad acquisire tutte quelle informazioni necessarie per poter fare un'analisi ben fatta delle inefficienze che possono essere rappresentate da aspetti di problematiche di linea, fermi, attrezzamenti ricorrenti, piuttosto che aspetti qualitativi, quindi elevate difettosità. Nella tua vita professionale hai mai integrato un MES da un cliente? Come Stesi abbiamo integrato soluzioni MES sia direttamente, sia su impianti che seguiamo congiuntamente ai nostri partner tecnologici. Un caso su tutti che mi viene in mente è Roberto Industria Alimentare, dove abbiamo integrato il nostro MES a partire dai fine linea, curando in particolar modo l'interfacciamento con i macchinari, sia per la parte di parametrizzazione dei diversi device di linea, sia per il reperimento delle informazioni
di efficienza e inefficienza riscontrabili direttamente dalla macchina. Se ti chiedessi alcune domande comuni o di falsi miti che ti fanno, alcuni lead o alcuni, prospect quando si parla di MES. Ad esempio, il MES è in grado di interfacciarsi alla mia macchina e comandarla? In Stesi abbiamo una forte competenza in questo senso, abbiamo interfacciato sistemi PLC dei principali vendor, utilizzando i protocolli dei principali vendor, quindi c'è una forte competenza in questo senso, è un po' la nostra specialità da dove nasciamo. Quindi sì, è assolutamente possibile, anzi uno degli scopi principali anche di un sistema MES e della sua introduzione all'interno di uno scenario produttivo. Beh, altre domande tipiche, magari un pochettino più specifiche, potrebbero essere queste. Io ho un'automazione che si occupa di fare il taglio laser di una lamiera, il mio sistema MES me lo gestisce, come possiamo acquisire le tempistiche di produzione, come possiamo ribaltare un dato di inefficienza rispetto a un taglio laser che comprende per sua natura, diciamo, l'accorpamento di diverse commesse, potremmo dire. Beh, queste sono sicuramente sfide che abbiamo già trattato, gestito, quindi il sistema MES mi consente anche di appunto gestire queste situazioni qua. Altre eccezioni, il mio sistema MES mi può dare un'idea di quella che è la mia efficienza di linea, mi può dare un indicatore di quello che è il mio I? Assolutamente, è uno dei suoi scopi principali, proprio andare ad acquisire tutte quelle informazioni che servono a costruire questi indicatori. La supply chain ha ancora tante cose da dire e noi di Stesi abbiamo intenzione di dirle. Seguiteci!